stucco, mordente, olio e gomma lacca. Ciao, sono Giovanni Consolo e aiuto gli hobbisti e gli aspiranti professionisti a un approccio corretto al restauro del mobile antico. Nel video di oggi vedremo una sequenza di azioni che si eseguono nelle fasi di un progetto di restauro che applicheremo su questo sportello che ho appena preparato, l'ho sverniciato, l'ho stuccato, ma non l'ho portato avanti come il resto del mobile che è già invece passato di gomma lacca. Nel video di oggi appunto toccheremo tutte queste fasi, venite a vedere, andiamo sul banco del lavoro, vai! Benissimo, per prima cosa andiamo a vedere come andiamo a togliere lo stucco che abbiamo applicato nella fase precedente. Ora, in questo caso qui voglio applicare un altro procedimento di asportazione dello stucco. Solitamente si può utilizzare una grana fina di carta vetrata, ma in questo mobile di pioppo c'erano parecchie larve di tarlo. Il mobile era abbastanza attaccato dal tarlo, c'era un tarlo attivo che ha formato parecchie gallerie, quindi sia per preservare la patina del legno e sia per evitare che il passaggio della carta vetrata possa far riaffiorare delle gallerie, preferisco togliere lo stucco con un metodo alternativo, e adesso vi faccio vedere come. Utilizzeremo una paglietta di lana d'acciaio fine, una pezzuola e un composto di acqua santa, no, sto scherzando, è semplicemente dell'acqua addizionata con dell'alcol che ci aiuterà sia a sciogliere lo stucco che a igienizzare ulteriormente il mobile, togliendo, diciamo così, degli eccessi ancora di sverniciatore che si può trovare all'interno della fibra del legno. Quindi diciamo che farà una doppia azione. Andiamo a vedere, spruzzando un pochino di acqua nel manufatto, come facilmente si riesce ad asportare lo stucco. Qui c'è una parte un po' più vedete? Qui ci aiutiamo magari con uno scalpellino, perché c'era un punto dove c'è stato un eccesso di stucco, e siamo riusciti facilmente, appunto, senza creare nessun tipo di danno, a togliere lo stucco. Faremo questo lavoro per tutto il perimetro dello sportello. Vai! Bene, procediamo negli altri punti, spruzziamo l'acqua, così l'acqua e l'alcol su tutto lo sportello, così lui comincia ad ammorbidirsi, e andiamo a passare la nostra paglietta d'acciaio. Semplicemente cerchiamo di effettuare dei movimenti rotatori in maniera tale da preservare sempre il film di patina che c'è in questo pioppo fantastico, devo essere sincero, molto patinato, molto invecchiato appunto dal tempo, e appunto per questo io insomma, ci tengo a non alterarlo in nessun modo con la carta vetrata, questo effetto patinato, per poterlo sfruttare poi in fase di verniciatura e appunto conservare il suo aspetto primigenio. Allora ragazzi, cosa mi dite di questo canale YouTube? Vi piace? Vi soddisfa? È di vostro gradimento? Io vi invito sempre a lasciarmi nei commenti dei video delle interazioni, in maniera tale da con chi non mi conosce comunque interagire, se avete delle domande,
oppure degli argomenti che volete trattare nei video, sottoponetemeli, che io non appena possibile farò dei video con delle soluzioni, perché mi piace interagire con voi e mi piace potervi essere utile con i miei contenuti e con i miei video. Mi arrivano spesso degli attestati insomma, di stima, di congratulazioni, insomma, anche qualche attacco devo dire. Ma va bene così, fa parte del gioco. E niente, e procediamo in questo percorso di divulgazione di contenuti riguardanti il restauro, veramente con grande piacere, perché insomma, intanto mi squilla il telefono, io lo stacco o abbasso la suoneria, perché non vorrei che durante proprio il clou del video arriva qualche telefonata, e quindi abbassiamo la suoneria e continuiamo il nostro video. E stavo dicendo, dico, mi piace l'idea di potervi essere utile, e mi piace soprattutto l'idea che molti appassionati da più parti mi scrivono su cosa fare sul restauro, perché molte persone si approcciano per la prima volta, grazie ai miei video, magari al ripristino, al restauro del mobile di famiglia, insomma, o comunque si appassionano, e questo è fondamentale, perché l'obiettivo mio è quello di condividere le informazioni che io ho e aiutare, appunto, insomma, gli hobbisti ad un approccio corretto, appunto, del restauro del mobile antico. Come vedete, siamo riusciti a togliere tutto lo stucco attraverso questa paglietta d'acciaio. Andiamo a insistere un po' nelle modanature, sono fondamentali. Voi sapete che modanature ed angoli nel restauro sono appunto fondamentali, e diciamo che abbiamo fatto una doppia azione con questa acqua santa di restauro del passione. Vedete, ci ho messo anche il marchio dell'acqua santa. Intanto qui a Messina c'è in arrivo un acquazzone di quelli terribili, e procedo il mio lavoro asciugando quest'acqua santa con uno strofinaccio, con uno straccio. Lo potete fare anche voi, come vedete, senza aver fatto nessun tipo tra virgolette di danno, insomma, di aver stressato la patina di questo manufatto, e quindi abbiamo evitato di far fuoriuscire delle gallerie, appunto, di darlo attivo. Siamo riusciti a togliere lo stucco, e lo stucco si è perfettamente tolto, quello in eccesso, ma è rimasto nelle fenditure, nelle piccole gallerie. Vedete qui, in questo punto qui, adesso ve lo faccio vedere come appunto lo stucco si è avvicino alla camera, si è rimasto perfettamente all'interno della galleria, e siamo pronti con il prossimo step. Vai! Benissimo, siamo pronti con il nostro mordente. L'abbiamo un po' riscaldato, lo stiamo miscelando, l'abbiamo anche provato, perché abbiamo fatto già con questa soluzione tutto il perimetro del mobile. Utilizzeremo un pennello ovalino per applicarlo. Al solito faremo sempre al solito il doppio passaggio di mordente, in maniera tale da non dare tutto il colore tutto in una volta, e iniziamo la nostra fase di colorazione. Ovviamente, come sempre, posizioniamo sempre il monofatto in maniera tale che non ci siano antiestetiche colature, e cerchiamo di applicare il mordente
soprattutto negli angoli, facendo molta attenzione a non andare in tutti gli angoli. Diamo questa prima mano e dopodiché andremo a stendere il colore attraverso uno straccio. Ecco qui. Non voglio fare una colorazione molto scura in tutto il mobile perché mi piace l'idea di questo, diciamo, di dare un po' di calore a questo pioppo fantastico, devo dire, molto patinato, e quindi non voglio, ho fatto una colorazione molto chiara. Ho applicato 3 tipi di mordente, ho messo un po' di noce, scusate, 2 tipi di mordente, ho messo un po' di noce e un pizzico di rosso, sfruttando, diciamo, uno sfondo giallo che mi dà invece il pioppo. Ecco qui, la prima mano l'abbiamo applicata, adesso ci aiutiamo con uno straccio a stendere e a togliere le striature del pennello. Abbiamo finito? No, perché daremo un'altra mano di mordente per accelerare il processo di asciugatura del colore. Io in questo caso utilizzerò, anche per motivi tecnici del video, utilizzerò la pistola termica. Ecco qui, andiamo ad asciugare un po' questo mordente in maniera tale da essere pronti a dare una seconda mano. È caduto il martello a terra. Ecco, una bella asciugata. E prepariamo il nostro manufatto ad accogliere la seconda mano di mordente. Ecco qua. Intanto il tempo a Messina va a peggiorare e i lampi e i tuoni imperversano. Ragazzi, voglio ricordarvi che a margine di questo video troverete un link che va al mio shop di Amazon. Cosa troverete? All'interno troverete tutta la mia attrezzatura e tutti i prodotti che utilizzo io nel restauro. Ovviamente ho cercato io di fare una selezione appunto di prodotti che io ritengo idonei nell'utilizzo nell'applicazione appunto del restauro, e ho cercato di comparare anche un po' il discorso dei prezzi. Io ho una piccolissima percentuale che mi riconosce Amazon sulla transazione. Dico, per voi non cambia nulla perché, diciamo così, non c'è nessun sovrapprezzo. Ovviamente il vostro vantaggio è che riceverete dei consigli appunto rispetto ai prodotti, posto che comunque per qualsiasi domanda potete anche contattarmi in privato all'indirizzo email info@giovanniconsolo.it. Benissimo, dopo questo piccolo spot promozionale siamo pronti a dare la seconda mano di mordente. Ecco qui. Sempre facciamo attenzione agli angoli, lo accompagniamo principalmente negli angoli. Ragazzi, gli angoli nel restauro, voi lo sapete, io ci tengo sempre a dirlo, sono fondamentali. Un mobile restaurato bene si vede dagli angoli, dalle modanature, dagli interni, da tutto quello che l'occhio non vede a primo acchitto. Ecco, perché
la differenza si vede, la differenza di qualità del lavoro si vede sempre nei particolari. Benissimo, adesso diamo una mano lungovena dove è possibile, lo adagiamo per bene e come vedete c'è questo effetto ambrato in questo sfondo giallastro che ci dà un po' il pioppo e questo colore diciamo patinato che noi riusciamo a dare solo con il mordente. Ragazzi, vi ricordate il video che vi ho fatto? Ricordatevi sempre che nei mobili antichi per dare una colorazione calda non si usa l'impregnante ma si usa il mordente. C'è un video a riguardo anche su questo aspetto. Facciamo anche i bordi. Benissimo, siamo al tocco dello chef perché definitivamente stendiamo il colore e togliamo tutte le striature con l'ausilio dello straccio. Lo andiamo bene ad applicare. Adesso dobbiamo aspettare che si asciughi e vai, e dopodiché passeremo l'olio paglierino. Benissimo, anche questa seconda mano ci siamo aiutati con la pistola termica per accelerare l'asciugatura del mordente e siamo pronti per l'applicazione dell'olio. L'olio paglierino chiaro poi dovrà asciugare in maniera autonoma. Andiamo a intingere e a strizzare per bene un bello straccio con dell'olio paglierino e andiamo a vedere l'effetto che ci regala questa mordenzatura. Bellissimo. Ok, anche con l'olio dobbiamo essere abbastanza generosi in modo tale che si infiltri in tutte le fibre del legno. Ovviamente anche in questo caso, anche se il procedimento dell'olio è abbastanza semplice, bisogna stare molto attenti a inserirlo in tutti gli angoli. Questa è la parte più bella del lavoro. Di restauro a me piace molto l'effetto dell'olio, mi fa ritornare indietro nel tempo quando ero un garzone di bottega alle prime armi. Questa era la parte che più mi entusiasmava, quando passavo l'olio nel mogano, nella noce, insomma, vedere cambiare il colore del legno mi ha sempre affascinato e nonostante siano passati ormai tanti anni, almeno 30 anni che faccio questo lavoro, quando ne avevo 16 ne ho 46, ancora quando passo l'olio nel legno mi emoziona, rinasce proprio, il legno rinasce. Benissimo, ci siamo riusciti anche in questo caso a appunto passare l'olio e dobbiamo aspettare 12 ore in maniera tale che questo olio penetri nelle fibre del legno e prepari il manufatto alla gomma lacca. Vai! Benissimo, andiamo a iniziare la nostra verniciatura a gomma lacca. Ho intinto un pennello della gomma lacca e applicherò 3 mani di vernice a pennello su questo sportello per equipararlo a tutto il resto del mobile. Poi ovviamente la finitura che farò domani quando poi asciugherà la gomma lacca sarà, in questo caso qui, essendo un mobile rustico, la farò con un encaustico creato da me. Per quanto riguarda tutte le ricette e i trucchi di bottega, se siete interessati,
potete andare sul mio sito www.giovanniconsolo.it. Cosa troverete all'interno di questa piattaforma? Troverete dei corsi di vario livello sulla formazione del restauro, oltre al libro campione di vendite restaura il tuo mobile antico in 7 passi, e potrete accedere ai miei corsi e diventare, se lo vorrete, i miei allievi. E io state sicuri che vi aiuterò nel corso, nel restaurare il vostro mobile antico. La gomma lacca va stesa e va stirata. Ovviamente anche qui vale il concetto di arrivare in tutti gli angoli, che è fondamentale, ragazzi. Quindi aspettiamo che asciughi questa prima mano e ci vediamo alla seconda mano. Vai! Benissimo, ho aspettato una mezz'oretta che asciugasse la prima mano e sono pronto a intingere il pennello per passare la seconda mano. Vai, partiamo! Partiamo sempre dagli angoli e andiamo ad applicare un film di gomma lacca, ragazzi, di gomma lacca. Ma quanto è bella questa gomma lacca, a me fa impazzire veramente, è troppo bella. In questo caso qui, essendo un mobile rustico, preferisco dare solo 3 mani di gomma lacca, perché voglio che ci sia poi alla fine un effetto molto satinato. Quindi ho fatto un film molto leggero di gomma lacca e poi l'incaustico darà il tocco finale per questa lucidatura di questo servante in arte povera, in pioppo, della seconda metà dell'Ottocento. Era un mobile veramente, ragazzi, messo veramente male. La parte sottostante ho dovuto fare un'opera di consolidamento perché il tarlo purtroppo aveva fatto man bassa, si era rosicchiato tutto l'asse portante di sotto e quindi è stato fatto un'opera di recupero del mobile. Ovviamente è stato fatto un trattamento antitarlo adeguato. In questo caso qui abbiamo fatto un doppio trattamento antitarlo, aspirazione rosume, infiltrazioni, spendatura. L'abbiamo tenuto per oltre un mese all'interno di un cellophane. Benissimo, ragazzi, siamo pronti per aspettare il tempo di asciugatura della seconda mano e finiremo il nostro lavoro con la terza e ultima mano. Vai! Benissimo, ragazzi, terza e ultima mano. Applichiamo la gomma lacca. Vai! Ecco qua. Il mobile ormai già è pieno, anche perché la gomma lacca è abbastanza forte, come è giusto che sia nella prima mano di otturazioni dei pori. Applichiamo per bene e poi andremo a concludere il nostro video mettendo lo sportello al posto in cui l'abbiamo trovato all'inizio di questo video. Ovviamente adesso questa gomma lacca che noi stiamo passando stasera deve asciugare e domani si raffinerà e poi si procederà con la patinatura che, come detto in precedenza, sarà effettuata con un encaustico artigianale. Eccoci giunti alla fine di questo video. Abbiamo appunto
centrato l'obiettivo di equiparare i due sportelli, abbiamo appunto tolto lo stucco, abbiamo dato il mordente, abbiamo dato l'olio, la gomma lacca e insomma vi ho parlato anche della finitura. Spero appunto che questi consigli siano stati di vostro gradimento. Se lo sono stati, mettete un like a questo video, a margine di questo video troverete il link che vi porta all'iscrizione appunto al canale, vi porta al mio shop su Amazon, vi porta al mondo di Restauro che Passione per appunto accedere ai videocorsi se lo vorrete fare, e troverete come sempre il libro Campione di vendite, Restaura il tuo mobile antico in 7 passi. Per oggi da Restauro che Passione è tutto, vi mando un abbraccio calorosissimo, fortissimo, a presto, ciao!